23 settembre 1959. Una quarantina di giornalisti inglesi, rappresentanti dei maggiori quotidiani e settimanali politici ed economici, ed una ventina di dirigenti delle più importanti organizzazioni industriali della Gran Bretagna sono giunti stamani a Roma con un aereo speciale da Londra per visitare l'esposizione permanente internazionale in preparazione all'Euro. Nel pomeriggio i visitatori sono stati ricevuti nella sede della Permindex, l'ente che organizza l'esposizione, dal direttore Mantello. Nella serata ha parlato loro il presidente della Permindex, Ferenc Nagy. Domani sera, dopo una visita alla città, gli ospiti ripartiranno in aereo per Londra. La Permindex, che occupa i 4 grandi edifici che sorgono al centro dell'Eur, attorno al monumento dedicato a Guglielmo Marconi, aprirà i battenti nel prossimo gennaio. L'intera organizzazione sarà completa nel mese di marzo. La mostra permanente e il centro commerciale della Permindex hanno lo scopo di offrire a molti operatori nuove possibilità e larghe facilitazioni di scambi commerciali. Per capire qual era il clima che si respirava in quegli anni nel mondo, diviso fra i due blocchi, ecco un passaggio fondamentale nell'incontro faccia a faccia fra Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy del 1960. Well, I think there are many tests, Mr. Drummond, of prestige. And the significance of prestige really is because we're so identified with the cause of freedom. Therefore, if we're on the mount, if we're rising, if our influence is spreading, if our prestige is spreading, then those who stand now on the razor edge of decision between us or between the communist system, wondering whether they should use the system of freedom to develop their countries or the system of communism, they'll be persuaded to follow our example. There have been several indications that our prestige is not as high as it once was. Mr. George Allen, the head of our information service, said that a result of our being second in space in the Sputnik in 1957, and I quote him, I believe, I paraphrase him accurately, he said that many of these countries equate space developments with scientific productivity and scientific advancement. And therefore, he said, many of these countries now feel that the Soviet Union, which was once so backward, is now on a par with the United States. Secondly, the economic growth of the Soviet Union is greater than ours. Mr. Dulles has suggested it's from 2 to 3 times as great as ours. This has a great effect on the underdeveloped world, which faces problems of low income and high population density and inadequate resources. 3, a Gallup poll taken in February asked people in 10 countries which country they thought would be first in 1970, both scientifically and militarily. And a majority in every country except Greece felt that it would be the Soviet Union by 1970. 4, in the votes at the UN, particularly the vote dealing with Red China last Saturday, we received the support on the position that we had taken of only 2 African countries. One, Liberia, which had been tied to us for more than a century, and the other, Union of South Africa, which is not a popular country in Africa. Every other African country either abstained or voted against us. More countries voted against us in Asia on this issue than voted with us. On the neutralist resolution, which we were so much opposed to, the same thing happened. The candidate who was a candidate for the president of Brazil took a trip to Cuba to call on Mr. Castro during the election in order to get the benefit of the Castro supporters within Brazil. There are many indications. Guinea and Ghana, 2 independent countries within the last 3 years. Guinea in 57, Ghana within the last 18 months, both now are supporting the Soviet foreign policy at the UN. Mr. Herter said so himself. Laos is moving in that direction. So I would say our prestige is not so high. No longer do we give the image of being on the rise. No longer do we give an image of vitality. Mr. Vice President. Well, I would say, first of all, that Senator Kennedy's statement that he just made is not going to help our Gallup polls abroad. And it isn't going to help our prestige either. Let's look at the other side of the coin. Let's look at the vote in the Congo. The vote was 70-0 against the Soviet Union.
Let's look at the situation with regard to economic growth as it really is. We find that the Soviet Union is a very primitive economy. Its growth rate is not what counts. It's whether it is catching up with us, and it is not catching up with us. We're well ahead, and we can stay ahead, provided we have confidence in America and don't run her down in order to build her up. We could look also at other items which Senator Kennedy has named, but I will only conclude by saying this. In this whole matter of prestige, in the final analysis, it's whether you stand for what's right. Solo 3 anni dopo, il 22 novembre 1963, a Dallas, JFK viene ucciso. 20 febbraio 1967, il procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, ha confermato di aver spiccato un mandato di cattura nei confronti di un cubano dotato di non comune forza fisica e considerato pericoloso, il quale avrebbe fatto parte di un gruppo di cubani che si sarebbero nascosti dietro un cartello pubblicitario sulla strada percorsa a Dallas dall'automobile del presidente Kennedy il 23 novembre 1963. Al momento dell'attentato, la notizia era stata data da un giornale di New Orleans che ha rivelato l'apertura dell'inchiesta da parte di Garrison. Un investigatore privato di origine cubana che ha lavorato con il servizio segreto americano durante il soggiorno del presidente Kennedy a Miami, 4 giorni prima del suo assassinio a Dallas, Nando Torres, superstite della fallita invasione di Cuba, ha aggiunto che il servizio segreto si attendeva senza possibile dubbio un attentato contro Kennedy e che egli stesso era stato incaricato con 9 altri esuli cubani di sorvegliare alcuni suoi compatrioti durante il soggiorno di Kennedy a Miami. Torres ha aggiunto che il procuratore di New Orleans, Jim Garrison, lo ha ingaggiato per indagare su certi cubani che sarebbero stati con Oswald a New Orleans, poco prima dell'attentato di Dallas. 21 febbraio 1967. Il procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, dopo aver scosso il mondo con la conferma che il suo ufficio sta indagando su un complotto organizzato in questa città per uccidere il presidente Kennedy, non vuole rimettere il caso nelle mani dell'FBI. Egli ritiene che passando nelle mani dell'ente federale l'inchiesta subirebbe un rallentamento che andrebbe a detrimento dei risultati. Lo sviluppo più interessante della giornata, oltre alla conferma di Garrison che ci sono prove e saranno operati arresti, è avvenuta da David Lewis. Egli è uno dei testimoni di Garrison. All'epoca in cui Oswald abitò a New Orleans, Lewis faceva l'investigatore. Intervistato dai giornalisti, egli ha detto che 4 o 5 persone furono coinvolte in un complotto per assassinare il presidente Kennedy e che alcune di esse sono ancora a New Orleans. Garrison ha opposto un second comment a chi gli chiedeva cosa stia facendo l'FBI riguardo alle indagini da lui dirette. Il procuratore ha detto che dopo la pubblicazione, avvenuta venerdì, della notizia delle indagini, l'irresponsabile rivelazione di tanti particolari ritarderà gli arresti che stiamo preparando. A Dallas, il vice procuratore distrettuale Bill Sander ha dichiarato che il suo ufficio presta poca fede alle asserzioni di Garrison. Uno degli avvocati di Jack Ruby, l'uomo che uccise Oswald, ha detto di dubitare che il suo cliente in quell'epoca avesse incontrato Oswald a New Orleans. Intanto a Washington, il senatore Thomas Dodd ha chiesto che la commissione Warren riapra le sue indagini dicendosi impressionato per il fatto che Garrison si senta fiducioso a sufficienza per parlare in termini così positivi dei suoi accertamenti. 23 febbraio 1967. David Ferry, un personaggio chiave nella nuova inchiesta sulla morte del presidente Kennedy, in corso da parte del procuratore Jim Garrison, è stato trovato morto oggi nel suo appartamento di New Orleans. E il fatto ha aggiunto un nuovo elemento di mistero alla controversia riaccesasi in questi giorni sulla possibilità che l'assassinio del presidente Kennedy fosse dovuto a un complotto e non al gesto isolato di Lee Oswald. David Ferry era infatti uno dei sospetti dell'inchiesta condotta al riguardo da Jim Garrison. Ferry era un personaggio al tempo stesso curioso ed equivoco. Faceva sia il detective privato sia il pilota di un servizio di aerotaxi. In un'intervista ai giornali di New Orleans, Ferry, sabato scorso, ammise di essere stato interrogato da Garrison e mantenuto per lungo tempo sotto sorveglianza. Garrison ritiene, aveva dichiarato Ferry,
che io abbia partecipato al complotto per l'uccisione di Kennedy e che la mia funzione fosse di pilotare un aereo destinato a portare in salvo l'assassino di Kennedy. L'inchiesta di Garrison, aveva aggiunto, è tutta una gigantesca burla. Ferri aggiunse che il procuratore distrettuale lo aveva interrogato ampiamente sui suoi movimenti durante il 22 novembre 63, il giorno dell'assassinio di Kennedy, avendo saputo che in tale data egli si era recato nel Texas. Effettivamente, aveva detto Ferri, io ero andato in automobile nel Texas per un viaggio di piacere, con 2 amici, ma senza fermarmi a Dallas. Ero stato a Houston e a Galveston e poi ero tornato in Louisiana. Ho fornito le tappe esatte del mio itinerario ed è facilmente controllabile. Ecco quanto Ferri aveva dichiarato sabato scorso. La nota nuova di mistero drammatico è venuta stamani quando Ferri è stato trovato morto nel suo appartamento di New Orleans. Un lenzuolo ricopriva sino alla testa il suo corpo nudo. Sul tavolino, accanto al letto, erano numerose pastiglie, la cui composizione tuttavia non è stata ancora accertata. Fino a questo momento, nessun verdetto medico è stato reso noto circa le cause della morte. I poliziotti che hanno scoperto il cadavere si sono limitati a dire che il decesso potrebbe essere dovuto a cause naturali quanto a suicidio o ad omicidio ed hanno rinviato ogni precisazione al verdetto medico. Occorre quindi attendere i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata probabilmente stasera. È in questi termini ancora incerti che il caso pare rimanere circoscritto. Solo gli sviluppi futuri potranno stabilire se siamo di fronte a un episodio marginale o a un giallo di New Orleans, che si aggiunge al giallo di Dallas. 23 febbraio 1967. David Ferri, l'istruttore pilota accusato di aver preso parte ad un complotto contro il presidente Kennedy, è morto ieri a New Orleans, in circostanze ancora non chiarite. Negò 3 anni fa di aver mai conosciuto Lee Harvey Oswald e Jack Ruby. Ferri, infatti, non è una figura nuova nelle indagini sulla tragedia di Dallas e i suoi presunti retroscena. Di lui parla anche il rapporto Warren. I verbali dell'inchiesta e l'interrogatorio sono contenuti in un fascicolo di 59 pagine conservato negli archivi nazionali di Washington. Parte di tale documentazione non è a disposizione del pubblico. Ad ogni modo, non sembrano esservi dubbi sul fatto che l'inchiesta, protrattasi dal 24 al 29 novembre 63, escluse in modo categorico ogni relazione fra David Ferri e gli eventi di Dallas. Il rapporto rivela, fra le altre cose, che Ferri fu chiamato in causa da Jack Martin, un investigatore privato di New Orleans, dedito all'alcol e di nessuna attendibilità. Martin, accertarono gli agenti dell'FBI, quando si ubriacava, cadeva in preda a crisi di isterismo e si sfogava con telefonate alle autorità, inventando storie e denunce basate su fatti inesistenti. Fu appunto in questo modo che mise in giro le voci su Ferri. Chiamò al telefono da un bar il vice procuratore distrettuale Coleman e gli disse che il pilota aveva discusso insieme con altri la tecnica dell'attentato a Kennedy. Il 10 dicembre 1963, al termine delle indagini sul suo conto, David Ferri lesse e sottoscrisse un rapporto dell'FBI che lo scagionava da ogni accusa. Tra l'altro Ferri affermò di non aver mai sentito parlare di Oswald, che trascorse alcune settimane a New Orleans nell'estate del 63. E tantomeno sentì parlare di Ruby. Fu anche provato che il 22 novembre, giorno dell'assassinio, Ferri era andato a caccia con 2 amici di Galveston. Su questo particolare concorda anche il procuratore Jim Garrison, alla cui iniziativa si deve la riapertura del caso. Ferri non era a Dallas quel giorno, ma ripeto che si trattava di una figura chiave nelle indagini che stiamo compiendo. In altri termini, Garrison ha ribadito indirettamente la tesi di una cospirazione alla quale il pilota avrebbe preso parte. Il procuratore si è incontrato con i giornalisti ieri sera tardi per esporre la sua tesi sulla morte di David Ferri. A suo parere, egli si è ucciso ingerendo il contenuto di 25 bottigliette di calmanti, trovate vuote nella sua stanza. Mentre Garrison parlava ai cronisti, una segretaria è entrata nell'ufficio e gli ha consegnato una nota di agenzia riguardante la perizia compiuta dal coroner sul cadavere di David Ferri. La morte è attribuita ad aneurisma cerebrale,
causato da sovraccaricamento ed ipertensione. Garrison non si è scomposto. David Ferry era nervoso, depresso. Temevamo da molti anni che potesse compiere un gesto disperato. Tanto che avevamo deciso di sorvegliarlo con discrezione e di tenere qualche agente nelle vicinanze della sua casa. Fra pochi giorni lo avremmo arrestato. Evidentemente non siamo stati abbastanza tempestivi. Dal canto suo il coroner insiste sulla tesi della morte per aneurisma. Il verdetto definitivo si potrà avere solo fra pochi giorni, quando saranno pronti i risultati completi dell'autopsia. Un giornalista del Washington Post riferisce però la storia di un suo incontro con Ferry che sembra voler escludere l'ipotesi del suicidio. Il pilota, scrive il giornalista, era tranquillo, niente affatto scosso. Parlando delle indagini e delle rivelazioni, sempre minacciate, ma finora non espresse dal procuratore Garrison, gli disse ridendo: «È tutta una colossale barzelletta. Credo che Garrison vorrebbe dimostrare che il mio compito era di andare a prendere da qualche parte vicino a Dallas l'assassino di Kennedy, per portarlo in salvo con il mio aeroplano. Sì, possiedo un aereo taxi, ma il 22 novembre il tempo era così brutto lungo la rotta New Orleans-Dallas che anche apparecchi commerciali più grossi si sarebbero trovati in difficoltà». Ferry aggiunse che da settimane gli agenti di Garrison lo sorvegliavano. Riceveva telefonate anonime e minacce. Voci cupe gli annunciavano che l'ora della resa dei conti era vicina. Nell'appartamento di Ferry gli investigatori hanno scoperto più di 15 tra bottiglie e flaconi di medicinali diversi, ma nessuno di quei prodotti o nessun miscuglio di essi, secondo il dottor Cetta, avrebbe potuto provocare l'emorragia cerebrale che il coroner ritiene essere stata la causa della morte dell'ex aviatore. 25 febbraio 1967. Il coroner di New Orleans ha confermato oggi che David Ferry, definito dal procuratore distrettuale Jim Garrison personaggio chiave di un presunto complotto, è morto per cause naturali. Ferry era una figura patetica, una persona malata, infelice. La polizia lo aveva schedato nei suoi archivi del buon costume. Per gli stessi motivi Ferry era stato licenziato dalla Eastern Airlines, dove aveva iniziato una promettente carriera quale pilota di linea. Frequentava individui di discutibile moralità e frequentava gli ambienti omosessuali di New Orleans. Per un incidente era caduto un giorno tra le fiamme che gli avevano bruciato i capelli. Portava perciò una parrucca rossa e ciglia finte. Ultimamente era psichicamente instabile, depresso, insicuro. Una cosa è certa: Jim Garrison è il procuratore distrettuale di cui più si parla negli Stati Uniti in questi giorni. Tirando le somme, nessuno però è in grado di dire quale contributo Garrison abbia portato alla ricerca di una presunta verità sulla morte di Kennedy. Il procuratore ha pronunciato migliaia di parole, promesso sconvolgenti rivelazioni, minacciato dozzine di arresti, ma non ha portato nella discussione un solo elemento nuovo. In 5 anni, cioè, da quando è diventato procuratore distrettuale, Jim Garrison si è trovato spesso al centro di vicende clamorose, dimostrando grandi ambizioni politiche e uno spiccato senso della pubblicità. Ora si dice che il suo prossimo passo sarà la candidatura alla carica di vice governatore della Louisiana nel 1968. 2 marzo 1967. Il procuratore distrettuale della Louisiana, Jim Garrison, ha arrestato Clay Shaw per aver partecipato a un complotto per assassinare il presidente Kennedy. Clay Shaw ha 54 anni, è un uomo d'affari e ha lasciato da 1 anno e mezzo la carica di direttore dell'organizzazione commerciale Trade Mart, il cui scopo è quello di favorire gli scambi commerciali con il porto di New Orleans. Egli ha diretto tale organizzazione dal 1947, anno in cui l'organizzazione fu creata, al 1 ottobre 65. Clay Shaw è stato maggiore dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha combattuto in Europa ed è stato insignito della Croce di Guerra, della Legion of Merit e della Bronze Star. L'annuncio dell'arresto è stato dato da Bill Gurvich dell'ufficio della Procura distrettuale. Shaw sarà accusato di partecipazione a una cospirazione per uccidere Kennedy. Un'altra persona è stata interrogata a lungo da Garrison oggi. Si tratta di James Lee Wallen, di 38 anni, ex pilota d'aviazione, un uomo il quale per parecchi anni è vissuto nello stesso appartamento di David Ferry.
Nel corso di un'intervista alla televisione, Shaw aveva dichiarato la settimana scorsa di non aver mai conosciuto Lee Oswald, presunto assassino del presidente Kennedy, ed aveva precisato di non aver mai rivolto la parola ad Oswald. Egli aveva tuttavia ammesso di aver visto Oswald quando quest'ultimo distribuiva volantini filocastristi dinanzi all'edificio dove ha sede l'organizzazione Trademark. Gurwitch non ha precisato la data in cui Shaw sarà accusato formalmente di partecipazione al complotto. 2 marzo 1968. Clay Shaw, l'uomo d'affari arrestato a New Orleans sotto l'accusa di aver partecipato a un complotto per assassinare il presidente Kennedy, è stato rimesso in libertà sotto cauzione di $10.000. L'interrogatorio di Shaw è durato oltre 3 ore con le manette. Preso di mira dai flash dei fotografi, Shaw aveva sorriso ai giornalisti prima di salire sull'auto che l'aveva condotto in prigione. Alto, con i capelli argentati e sempre elegantissimo, Shaw parla correttamente 4 lingue. Si ignora quale attività abbia svolto negli ultimi 18 mesi, si sa soltanto che ultimamente ha scritto delle opere teatrali. Jesse Core, un suo amico che dirige una società di public relation, ha dichiarato che Shaw, di idee liberali, era un grandissimo ammiratore del presidente Kennedy. Clay Shaw viene arrestato il 1 maggio. Il 4, il quotidiano italiano Paese Sera pubblica un articolo sull'inchiesta di Garrison, incentrato sulle presunte attività di Shaw in Italia. Paese Sera sostiene che Shaw era uno dei direttori del Centro Mondiale Commerciale di Roma, anche detto CMC, che il CMC era utilizzato dalla CIA come tramite per le sovvenzioni a gruppi anticomunisti, che il CMC aveva legami con i fascisti italiani, che il CMC era affiliato a Permindex, l'esposizione industriale permanente, che la Permindex era stata espulsa dalla Svizzera a causa di attività criminali non rivelate, che la Permindex aveva finanziato gli sforzi dell'OAS in Francia. 2 giorni dopo apparve un secondo articolo con più nomi e dettagli. Permindex era legata all'anticomunista Ferenc Nagy, un tempo capo del governo provvisorio di Ungheria. Un altro era Lewis Bloomfield, un agente americano che ora gioca il ruolo di uomo d'affari del Canada, che stabilì legami segreti a Roma con deputati dei partiti democristiani e neofascisti. Queste informazioni fecero il giro del mondo e persino Mosca si interessò a Garrison. Il centralino telefonico dell'ufficio esterno di Garrison era infiammato come un flipper impazzito. Una giornalista moscovita fece 6 chiamate interurbane senza mai raggiungere Garrison. Il corrispondente della Pravda, Yermankov, scrisse un articolo il 7 marzo basato su materiale stampato su Paese Sera e l'Unità. Il giornale di Montreal, in lingua francese, Le Devoir, ha stampato una traduzione dell'articolo della Pravda e il 16 marzo il corrispondente di New York di Le Devoir ha prodotto un articolo più lungo sull'inchiesta di Garrison, sempre sul materiale di Paese Sera. E infine quell'articolo venne ripreso da Thorne per il suo articolo su Ramparts del gennaio 68, l'articolo più influente nel diffondere la presunta connessione Permindex-Clay Shaw. Questo materiale straniero su Shaw e Kennedy era potenzialmente affascinante, ma nessuno sembrava notare che proveniva tutto da una direzione: fonti comuniste. Il Paese Sera e l'Unità erano entrambi giornali del Partito Comunista Italiano, e mentre alcune informazioni sembravano essere vere, il modo in cui erano state presentate e la distorsione delle prove suggeriscono che si trattasse di un caso di disinformazia. Their game is to fool you. These people want the investigation stopped. They don't want a trial at all. Please believe me.